Ciao a tutti ed eccoci all'ultimo episodio della rubrica Hackran su Metal Gear Solid. Eravamo partiti a difficoltà estrema con l'obiettivo di finire il gioco in tempo record e ottenere il grado di Big Boss, nonostante l'assenza di tutti i requisiti. Ce la faremo? Restate fino alla fine del video per scoprirlo. Iniziamo la boss fight contro il Metal Gear. Sono 3 battaglie, una di seguito all'altra. La prima è piuttosto facile. L'uso delle granate ciaffe inibisce l'uso del radar, rendendo il Metal Gear innocuo. Ma in effetti, così come è stato per Vulcan Raven, possiamo anche fregarcene dei danni subiti, grazie all'enorme numero di reazioni. Qua andiamo avanti veloce, altrimenti mi metto a piangere. Dopo quasi 30 anni dall'uscita del gioco non ho ancora superato la morte di Gray Fox. Nella seconda boss fight col Metal Gear non possiamo più usare le granate chaff. Funzionano piuttosto bene le granate stordenti, ma continuiamo con la stessa tattica di prima, mira e spara. Anche qui possiamo saltare tutte le sequenze filmate con Liquid e andiamo direttamente al duello corpo a corpo. Un requisito fondamentale per il titolo di Big Boss è quello di salvare Meryl, ma noi abbiamo saltato del tutto la parte della tortura dove viene deciso il suo destino. Qua dipende da come è programmato il gioco. C'è di certo un flag che stabilisce lo stato di Meryl, la domanda è come è impostato quel flag di default. Scopriamolo. Se vincerai, potrai ancora sperare di salvarla. Potrai godere di un breve istante d'amore prima di morire. Se attraverserai questa linea, cadrai. Da questa altezza persino tu moriresti. Avanti, Snake! Sconfiggere Liquid a questo livello di difficoltà è davvero ostico. Ecco perché anche qui ho dovuto ricorrere alla magia. Guardate un po' cosa succede a Liquid se modifico questo valore qui. Così diventa tutto più facile. Sì, Meryl è viva. Muoviti! Rimettiamo le reazioni nell'inventario, un'operazione che ormai è diventata un rituale. Ok, siamo pronti per il gran finale, e andiamo. Guido io. Accidenti, una telecamera di sicurezza. Non ci sono le chiavi. In questa parte non ci sono particolari trucchi da fare, inoltre il timer, oltre a regalarci più tempo di quello necessario, non dovrebbe neanche dare il game over. Avevo visto tempo fa un video dove uno youtuber aveva aspettato lo scadere del countdown, ma non accadeva nulla. In effetti ha senso, perché come dirà Campbell nella conversazione codec alla fine, gli aerei che avrebbero dovuto bombardare la base sono stati ritirati. Quando si dice la cura nei dettagli. Snake,
L'unica cosa che dobbiamo fare, quindi, è resistere lungo tutto il tragitto senza morire, ma grazie alle reazioni questo pericolo è scongiurato. Ora ditemi voi, Liquid precipita da un elicottero da guerra che esplode, viene colpito da diversi missili mentre l'abitacolo del Metal Gear è aperto, precipita alla testa del Metal Gear cadendo da un'altezza considerevole, un'altezza capace di far morire persino Solid Snake, ma non Liquid a quanto pare. Infine si becca parecchie smitragliate durante l'inseguimento in auto. Signori, non sono io che uso i trucchi per vincere facile, il re dei cheater è proprio Liquid. Comunque, mentre voi non guardavate, ho usato un ultimo trucco. Vediamo se ha avuto effetto. Ebbene signore e signori, partita a livello estremo, terminata in soli 53 minuti e 11 secondi, 0 salvataggi, 0 continua, nonostante tutte le volte che Liquid ci ha ucciso, 0 allarmi e 0 nemici uccisi, nome in codice Big Boss. E anche questo gioco è stato superato col massimo dei voti, rompendo le regole e logiche interne. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi alla pagina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi gameplay poco convenzionali. Vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!